Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video vi presenterò William Turner, un pittore inglese romantico veramente fondamentale per la pittura di paesaggio. Ho pensato di concentrarmi su tre opere che sono datate tra il 1838 e il 1844. Sono opere che rappresentano la piena maturità del pittore, che ci danno un'idea della grande influenza che Turner ebbe sulle generazioni a venire. Buona visione. Turner, che qui vediamo in un autoritratto del 1799 all'età di 24 anni, fu estremamente prolifico e fin da ragazzo amava annotare attraverso degli schizzi gli stimoli che raccoglieva nel corso dei suoi numerosi viaggi. Il pittore fu anche un grande acquarellista ed attratto dalle architetture. Su di lui esercitarono una decisiva influenza pittori come Poussin e soprattutto Lorrain, che aveva a sua volta rivoluzionato il paesaggio. Con Turner il colore e la luce assumono un ruolo centrale rispetto a quello del disegno. Da questo punto di vista il pittore inglese diventerà un riferimento per gli impressionisti. Inoltre la costruzione prospettica razionale lascia il campo ad una spazialità sempre più indefinita ed in questo senso Turner entra, soprattutto nella sua fase estrema, in un territorio di pura astrazione. Il primo quadro che vi presento si intitola La valorosa Téméraire trainata al suo ultimo ancoraggio per essere demolita. È un dipinto datato 1838-1839, realizzato a olio su tela, misura 90 x 121 cm circa. Il dipinto è conservato alla National Gallery di Londra. Turner tenne per sé per tutta la vita questo dipinto che mostrava gli ospiti nel suo atelier. Il quadro ebbe un grande successo, forse perché Turner riuscì a trovare un equilibrio perfetto tra spinte opposte. Da una parte il pittore aveva l'esigenza di rappresentare un evento storico in modo riconoscibile, dall'altra quello di dare libero sfogo alla propria indole, che lo spingeva a dare sempre più importanza alla luce ed al colore. L'equilibrio raggiunto è probabilmente la chiave del successo del dipinto, che secondo un sondaggio condotto negli ultimi anni risulterebbe come il più amato dai britannici. L'opera è in parte realizzata con un approccio naturalistico. La parte sinistra della scena ci mostra infatti la Téméraire, una grande nave da guerra, trainata da un battello a vapore. Qui viene rappresentato un fatto storico, per quanto con alcune licenze. Possiamo distinguere molto bene la scena e questo era quello che critica e pubblico si aspettavano. Nella parte destra invece Turner dà spazio in modo più libero al proprio estro luministico e dallo sfaldamento delle forme. Il quadro ci mostra inoltre al contempo la gloria del passato e quella del presente che si proietta verso il futuro. Il passato è rappresentato dalla valorosa Téméraire che viene scortata verso la demolizione, ma chi la traina verso il suo destino? Un battello a vapore che rappresenta l'incalzare dei tempi. In questo quadro quindi convivono la gloria del passato e quella del presente, cioè l'innovazione tecnologica rappresentata dal battello a vapore, uno dei simboli della prima rivoluzione industriale. Turner ci mostra il momento nel quale, nel 1838, la nave da guerra Téméraire, che era stata varata nel 1798, viene rimorchiata sul Tamigi per essere demolita. La nave era stata protagonista vittoriosa della celebre battaglia di Trafalgar, combattuta tra la flotta britannica guidata dall'ammiraglio Nelson contro quella franco-spagnola. In realtà nel 1838 la nave era stata già privata dei suoi alberi e trasformata in nave magazzino. Turner decise però di restituire nel momento del commiato le fattezze originali alla nave. Notiamo come dietro la sagoma scura, quasi minacciosa, del rimorchiatore a vapore, la Téméraire appaia come un fantasma indefinito, seppur elegantissima nella forma ed impreziosita da tocchi dorati che ne evocano i fasti del passato. Ma evocativa è la pittura di Turner, che nell'ampia e fantastica veduta inserisce in cielo sia il sole infuocato al tramonto, che riprende il tema della fine del percorso della nave, che una falce di luna. L'effetto atmosferico grandioso
ci introduce nella poetica del sublime, tipica del romanticismo di Turner, dove un sentimento di ammirazione e attrazione per l'immensità della natura convive con quello del terrore per la sua forza, ma qui, più che la natura, altrove rappresentata da Turner nelle sue manifestazioni più minacciose come le eruzioni vulcaniche, gli incendi o le tempeste, è la modernità che avanza, rappresentata dal battello a vapore, che induce nello spettatore un sottile sentimento di timore. Dobbiamo calarci nell'epoca, siamo nel 1838, ed immaginarci l'effetto che le nuove macchine potevano esercitare sullo spettatore. A tal proposito, più avanti nel video, vi presenterò una locomotiva a vapore dipinta sempre da Turner, altro emblema dell'impetuoso sviluppo tecnologico che caratterizzava quel tempo. Lo spettacolare impatto luministico e cromatico del cielo e delle acque del Tamigi rappresentano la cifra stilistica di un Turner ormai maturo e pronto a spaziare in incredibili territori mai battuti prima dalla pittura, come vedremo nei due prossimi dipinti presentati. Il secondo quadro si intitola Mercanti di schiavi che gettano in mare i morti e i moribondi, la nave negriera. Il dipinto è un olio su tela che misura 91 x 122 cm, realizzato nel 1840 e conservato al Museo di Belle Arti di Boston. Anche questo quadro riprende un fatto storico e sul piano pittorico rappresenta un ulteriore passo verso una rappresentazione totalmente libera del paesaggio. Nel 1840 la schiavitù era già stata abolita in Gran Bretagna, ma ancora prosperava in altri paesi, in primis negli Stati Uniti. Con questo dipinto Turner condanna apertamente il commercio degli schiavi, riprendendo un evento accaduto circa 50 anni prima. Tra il novembre ed il dicembre 1781, la nave negriera Zong, di proprietà di commercianti di schiavi di Liverpool, fu protagonista di un evento raccapricciante. Dopo essere salpata dalle coste del Ghana in Africa con 442 schiavi a bordo, la nave si trovò in difficoltà nel Mar dei Caraibi. Ci furono degli errori nella rotta, le scorte di acqua iniziarono a scarseggiare e già alcuni membri dell'equipaggio ed alcuni schiavi avevano perso la vita. In questa situazione difficile subentrarono alcune valutazioni sulle coperture assicurative. L'assicurazione avrebbe infatti risarcito gli armatori, parliamo di 30 sterline per ogni essere umano, non se gli schiavi fossero deceduti di morte naturale, ma solo nel caso fossero stati gettati in mare per preservare il resto del carico. Quest'ultima ipotesi si fece tragicamente strada e l'equipaggio, riunito in assemblea, decise di sbarazzarsi di oltre un centinaio di schiavi, comprese donne e bambini. Questo evento, che ci dà una tragica quanto precisa idea di quanto gli schiavi fossero considerati puramente merce, viene rappresentata da Turner che ci mostra la Zong persa in un mare tempestoso, illuminato dai raggi di un sole basso all'orizzonte. La scena è tanto movimentata quanto indefinita, ma se ci concentriamo nella parte inferiore del quadro possiamo scorgere dettagli raccapriccianti. Vediamo mani tese di schiavi ancora incatenati che affogano e creature mostruose, rappresentazioni un po' fantastiche di pescecani, che si avventano sui corpi senza vita o morenti. Nella parte inferiore destra notiamo pesci affamati che si affollano intorno ad una gamba incatenata mentre alcuni uccelli si avvicinano. Più al centro della scena possiamo invece notare dei veri e propri laghi di sangue. Nella parte sinistra del quadro, sottolineata da colori più freddi, vediamo l'avanzare di un tifone che minaccia la nave, mentre la parte centrale è dominata dalla luce bianca, giallo e arancione del sole al tramonto. Se torniamo ad una visione complessiva del dipinto, notiamo come domini la visione fantastica, i contrasti di colore, gli squarci di luce, il movimento burrascoso delle acque ci fanno perdere ogni punto di riferimento, ogni appiglio. È la stessa pittura tradizionale che si sfalda gradualmente, ma il percorso di Turner non finisce qui. Siamo giunti al terzo dipinto che si intitola Pioggia, vapore e velocità.
È un olio su tela che misura 91 x 122 cm. È stato realizzato nel 1844 ed è ora conservato alla National Gallery di Londra. Come già accennato, Turner guardava la modernità e lo faceva con viva curiosità. Nella valorosa Temeraire abbiamo visto un rimorchiatore a vapore. In questo quadro invece il pittore ci mostra un treno con una locomotiva a vapore lanciato a tutta velocità su un ponte, con i limiti della velocità che poteva avere un treno degli anni 40 dell'Ottocento. Indicativamente stiamo parlando di 50 miglia orarie, che corrispondono ad 80 km all'ora. È importante pensare a quanto l'introduzione della ferrovia avesse sconvolto i tempi di percorrenza e quindi sostanzialmente ridotto le distanze. Fino ad allora ci si muoveva a piedi o in carrozza, i tempi di percorrenza erano molto lunghi ed i viaggi costosi. Con la ferrovia gli spostamenti non solo sono più veloci, ma anche accessibili a strati più ampi della popolazione. Il titolo stesso, Pioggia, vapore e velocità, è già programmatico. Turner ci dice che cosa vuole davvero rappresentare nel quadro, non semplicemente descrivere un paesaggio con un treno in arrivo, ma le condizioni atmosferiche, gli elementi ed anche il senso di movimento. La rappresentazione del reale diventa un'appassionata rappresentazione emotiva che gioca sulla polarità degli opposti. Il ponte sulla destra con il treno rappresenta la modernità. Osserviamo come il ponte sia a posto di scorcio, accentuando il senso di profondità. Dal caos indistinto di nubi e pioggia emerge quasi prepotente e minacciosa la sagoma scura della locomotiva con il suo sferragliare sulle rotaie. Le carrozze del treno dipinte da Turner sembrano apparire scoperte, così come mostrato in questa foto d'epoca che ci mostra uno dei primi treni inglesi. Nel quadro di Turner dobbiamo quindi immaginare i passeggeri travolti da una situazione del tutto nuova, bagnati dalla pioggia, investiti dai fumi che fuoriescono dalla ciminiera della locomotiva e dal vento, assordati dal rumore delle ruote sulle rotaie. Torniamo al dipinto. Il ponte a destra, quello ferroviario, come dicevo rappresenta la modernità. Quello che invece vediamo a sinistra è invece un ponte tradizionale. Sul fiume notiamo anche una piccola barca a remi, altro accenno al passato. Turner ci sorprende con altri dettagli. Sulla riva del fiume, di fronte alla barchetta, vediamo alcune sagome umane che sembrano sbracciarsi verso la ferrovia. Ecco la gente che saluta il passaggio del treno, quasi come fossero dei bambini dei nostri giorni, ma allora erano tutti un po' bambini di fronte alle meraviglie della modernità. Dalla parte opposta del ponte della ferrovia intravediamo un uomo con due animali, forse un contadino che lavora i campi. Ma il dettaglio più particolare e significativo del dipinto è la presenza di una piccola lepre sulle rotaie che corre verso di noi. La velocità della lepre è proverbiale e Turner pare voglia mettere in competizione l'animale con la ferrovia. La locomotiva sbuffante con il muso infuocato corre verso di noi, conquista lo spazio e conquista il proprio tempo. Come accennato a proposito della valorosa Temeraire, Turner sposta la tematica del sublime, centrata tradizionalmente sulle forze della natura, verso la tecnologia. La macchina stupisce ed intimorisce allo stesso tempo. A parte il disegno del ponte ferroviario che ci appare abbastanza nitido, tutto il quadro è dominato dal colore e dalla luce. Le forme del paesaggio sono quasi totalmente indistinte e sfaldate, ma nonostante queste innovazioni che lasciarono perplessi alcuni contemporanei, Turner riesce a costruire una composizione rigorosa che ancora si rifaceva ai modelli classici che più ammirava, soprattutto quelli di Lorraine. Come abbiamo visto in questo video, Turner è un pittore capace di restare saldo nella tradizione, ma anche di aprire nuovi codici rivoluzionari della pittura. Da questo punto di vista, Turner è uno dei pittori di paesaggio più importanti dell'intero Ottocento. A seguire, dopo i saluti, vi presento la fotografia di un uomo seduto di spalle che sta osservando due delle opere che abbiamo visto in questo video. Fatemi sapere nei commenti se riconoscete chi è questo famoso personaggio. Se avete gradito il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di queste opere. Vi aspetto alla prossima.